Ci siamo imbarcati, anche lì abbiamo deciso di continuare a studiare lo sviluppo di un sistema più semplice. Il sistema più semplice era dato da culture, adesso siamo di nuovo di ritorno al ratto, sì, dove io avevo studiato prima e c'era una cultura che è stata derivata da un'altra persona e che questa cultura era una cultura che si sviluppava in molte direzioni e perciò io ho analizzato bene tutti i vari sottotipi che venivano fuori di questo e ho visto che ce n'erano alcuni che erano veramente stabili e specialmente ce n'erano due tipi stabili, uno di cellule proprio veramente epiteliali, come sono le cellule del cancro, come le cellule dei dotti mammari, e le altre invece come cellule che sembravano che erano fusiformi, non perciò epiteliali, che dovevano essere un tipo, era difficile dire a che cosa corrispondessero, ma insomma erano i due tipi stabili e allora le ho mantenute queste culture. E osservando le culture di queste cellule epiteliali notavo che quando le cellule crescevano nelle culture su piastre di vetro diventavano sempre le cellule più numerose, cominciavano a sviluppare quello che chiamiamo i domes, delle cupole. Perciò si distaccavano dal substrato e crescevano formando questa cupola. E in queste cupole hanno una struttura, un aspetto completamente diverso dalle altre cellule, perciò era evidentemente un fenomeno di differenziazione. Ho pensato, questo è una cosa interessante, possiamo usare questo per studiare la differenziazione, invece di, se la ghiandola mammaria come tale è così complessa che è difficile andare a capire tutti i punti che ci sono. Cominciamo a studiare questo e studiamo i geni che sono coinvolti. E questo l'abbiamo fatto paragonando queste due culture che dicevo, quella che faceva i doms e l'altra fusiforme. Sì. Perciò noi ottenevamo dei messaggeri dalle due tipi di cellule e poi facevamo uno in grande quantità, l'altro in piccola quantità. Allora sia nelle epiteliali sia nelle fusiformi. Per esempio, per quello delle cellule epiteliali prendevamo una notevole quantità e l'altro piccola quantità. E poi facevamo assorbire questa piccola quantità da quella grande quantità. Per cui quello che rimaneva era solo cellule che erano espresse in una ma non nell'altra. E così abbiamo ottenuto una serie di geni dell'una e dell'altro tipo di cellula. E usando questi tipi di geni della cellula epiteliale siamo riusciti a identificare parecchi geni che sono coinvolti nella formazione di questi domes.